Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme liquore di mirto sardo. Il mirto è una pianta aromatica della Sardegna che ha molteplici usi, appartiene alla macchia mediterranea della nostra isola, non soltanto la troviamo in natura ma da tantissimo tempo ormai viene anche piantata nei giardini delle case. Dunque si può usare per cucinare, però le preziosissime bacche noi le usiamo per fare il liquore. Questa bacca raggiunge la piena maturazione a dicembre. Solitamente nella nostra famiglia viene raccolta più o meno l'8 dicembre e quindi è il momento in cui la bacca appunto è più matura, è più polposa, possiamo quindi estrarre l'essenza per fare il liquore. Io ormai da qualche anno, siccome sono una patita di piante aromatiche, ho piantato una bellissima pianta in giardino e quindi farò il liquore raccogliendo le mie bacche, quindi adesso andiamo a raccoglierle. Ecco qui le nostre bacche appena raccolte, ora vi mostro gli ingredienti. Quindi ci occorrono 1,5 kg di bacche di mirto e 1,5 litri di alcol puro. Per ogni litro di essenza ottenuta ci occorrono 1 litro di acqua, 500 g di zucchero e 100 g di miele. Eccoci pronti per la prima fase della preparazione del liquore di mirto. Quindi ci sono le bacche e qui vicino a me ho un contenitore abbastanza grande, abbastanza capiente per contenere sia le bacche che l'alcol. Quindi andremo a mettere tutte le bacche qui dentro e poi andremo a ricoprirle di alcol. Il fatto appunto di avere un contenitore ermetico è molto importante in quanto l'alcol tende a evaporare. Quindi ora procediamo. Ovviamente le bacche sono state diciamo pulite da eventuali foglie, ecco, cerchiamo di mettere le bacche abbastanza pulite dentro il nostro contenitore. Ok, ho riempito il contenitore, adesso andiamo a mettere l'alcol. Ho terminato di mettere l'alcol nel contenitore, mi raccomando dobbiamo coprire completamente con l'alcol le bacche, questo è importantissimo. Ora viene la fase diciamo più lunga, chiudiamo il nostro contenitore. Da questo momento in poi dobbiamo aspettare circa 30 giorni. Ci tengo a precisare che questa è una ricetta di famiglia che noi abbiamo adattato ai nostri gusti, ovviamente è una ricetta classica, però riadattata ai nostri gusti. Quindi abbiamo aggiunto il miele, che non si trova spesso in questa ricetta, e abbiamo ridotto leggermente la quantità dello zucchero. Questa modifica ci è piaciuta tantissimo perché ha esaltato in modo particolare il gusto della bacca di mirto, quindi quando si va ad assaggiare il nostro liquore si sente veramente il sapore della bacca di mirto e non il dolce dello zucchero artificiale. Detto questo, non ci resta che conservare il nostro contenitore in un luogo fresco, asciutto e al buio, non esposto ovviamente alla luce del sole, per 30 giorni. Allora, è trascorso un mese,
da quando abbiamo messo in infusione le nostre bacche di mirto nell'alcol puro. Quindi adesso ho qui vicino a me una ciotola e uno scolapasta, perché adesso apriamo il nostro barattolo ermetico. Ok, dobbiamo colare dalle bacche del mirto l'essenza, cioè praticamente le sostanze essenziali che hanno rilasciato il mirto nell'alcol. Quindi prendiamo il barattolo direttamente così. Allora, quindi abbiamo separato le bacche del mirto con l'alcol che si è impregnato appunto del mirto. Questa praticamente risulta essere una parte della nostra essenza, l'altra parte la otterremo schiacciando le bacche. Qui come vedete c'è un piccolo torchio dove appunto metteremo le bacche e le schiacceremo molto bene e otterremo l'altra parte di essenza che uniremo a questo liquido che vedete qui. Ora io ho un torchio, però non è necessario, se voi a casa non l'avete magari potete utilizzare, voi potete anche aggiustare con per esempio anche uno schiacciapatate che va benissimo. Ora vediamo appunto come si fa questa operazione. Ricordiamoci che il mirto macchia, quindi indossiamo dei guanti per non macchiarci le mani e anche degli abiti comodi per non rischiare appunto di macchiarli. Ok, una volta che abbiamo messo le bacche nel nostro contenitore del torchio, andiamo a pressare ben bene per far uscire l'essenza. Ed ecco che sta uscendo già la nostra bellissima essenza. Adesso continuiamo col nostro lavoro. Ok, schiacciando le bacche abbiamo ottenuto questa essenza che dobbiamo unire a quella che avevamo prima ottenuta con l'alcol, con la macerazione delle bacche e l'alcol, che è questa. Quindi sappiamo che abbiamo ottenuto in totale 1,5 litri di essenza. A questo punto dobbiamo preparare lo sciroppo con 1,5 litri d'acqua, 750 g di zucchero e 150 g di miele. Per il tipo di bacca che ho io a casa nel mio giardino, che non è una bacca eccessivamente dolce, preferisco appunto mettere questo quantitativo tra zucchero e miele. Però a seconda della bacca che avete voi a disposizione, magari una bacca un po' più polposa e anche zuccherina, potete anche diminuire la dose dello zucchero. Quindi le dosi dello zucchero e del miele sono assolutamente indicative rispetto al tipo di bacca che avete. Ok, ora possiamo andare ai fornelli e fare il nostro sciroppo. Eccoci ai fornelli, ho messo già nella mia pentola piuttosto capiente 1,5 litri di acqua. Vi ricordo che appunto deve essere una pentola grande perché deve accogliere sia lo sciroppo, lo zucchero, il miele e anche l'essenza che abbiamo ottenuto. Quindi ho già messo l'acqua, adesso mettiamo lo zucchero. E poi mettiamo anche il miele. Quindi adesso andiamo a sciogliere completamente il miele e lo zucchero nell'acqua. Lo portiamo a ebollizione, una ebollizione dolce, lo lasciamo 5 minuti, dopodiché spegniamo il fuoco e lo facciamo completamente raffreddare prima di aggiungerci l'essenza di mirto. Ok, il nostro sciroppo è pronto, si è raffreddato, l'abbiamo portato a temperatura ambiente. Adesso andiamo a mettere la nostra essenza direttamente nello sciroppo.
Abbiamo quindi unito lo sciroppo all'essenza di mirto. Adesso qui ho preparato una bottiglia con un imbuto e poi prenderò un setaccio, un colino, in modo tale da poter filtrare qualche piccolo residuo che insomma che c'è dentro il mio composto. Quindi ho terminato di filtrare e imbottigliare il liquore di mirto nelle bottiglie. Con 1,5 kg di bacche ho ottenuto 3,5 litri di liquore di mirto. Adesso per il momento lo mettiamo nella nostra dispensa in luogo asciutto, al riparo dalla luce, e lo teniamo a riposo circa una settimana, in modo tale che tutte le particelle si depositino bene, si riposino e sarà buonissimo. Un consiglio che posso dare è questo: ogni 1 o 2 giorni andiamo e capovolgiamo la bottiglia in questo modo, proprio per favorire questo processo che appunto vi ho spiegato. Solo per farvi vedere qual è il risultato del mio liquore di mirto, apriamo una bottiglia e lo verso qua. Eccolo qui. Non trovate stupendo? Io veramente lo trovo, a parte profumatissimo, non lo assaggio perché, come vi ho detto, dobbiamo aspettare una settimana per avere il gusto migliore. Quindi che dirvi, se vi è piaciuta la mia ricetta di liquore di mirto della Sardegna, fate un bel like. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi e non dimenticatevi di attivare anche la campanella di notifica. Venitemi anche a trovare sul mio sito, che è www.lericette-di-franci74.com, e i miei social, che sono Facebook, Instagram e Twitter. E mi raccomando, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!